Buongiorno, sono Enrico Buffoli e faccio parte dell'area tecnica. Le pompe che andiamo ad illustrare rientrano nella famiglia delle elettropompe sommergibili. Per un impiego in ambito domestico, i modelli sono le Colibri Standard e le Colibri Vortex. Sono pompe caratterizzate da un ingombro ridotto, ma allo stesso tempo sono estremamente robuste ed affidabili. Sono dotate di un motore monofase con potenza di 0,44 e 0,6 kW, immerso in bagno d'olio che ne garantisce il raffreddamento. Possono essere fornite con e senza galleggiante e sono dotate di serie di un cavo con una lunghezza di 5 metri con spina. Una particolarità importante da sottolineare è quella di avere la possibilità di intervenire sulla parte elettrica senza dover rimuovere il carter del motore, ma semplicemente togliendo il connettore posto a lato del corpo pompa. In questo modo si può sostituire anche il condensatore. Il modello standard viene installato generalmente per il drenaggio di scarichi domestici oppure per svuotamento di piscine, mentre il modello Vortex può essere utilizzato anche per svuotamento di piccole fosse biologiche o di locali allagati. La sua configurazione permette infatti il passaggio di corpi solidi fino ad un massimo di 20 mm. Quando invece si ha la necessità di svuotamenti importanti e con acque sporche, ecco che allora GMP propone due modelli estremamente affidabili e professionali. Parliamo delle elettropompe modello Condor e modello Cormoran, disponibili nelle varie serie 80, 120, 180 e 200 che ne indicano la potenza. Sono pompe apparentemente uguali tra di loro. La differenza consiste nella tipologia della girante. Nei modelli Condor abbiamo una girante cosiddetta monocanale, mentre le pompe Cormoran utilizzano una girante arretrata di tipo Vortex. Entrambe le tipologie di giranti sono in ghisa. Nelle pompe con girante arretrata tipo Vortex, la girante è staccata dal piano di rasamento del corpo pompa. Ciò significa che tutti i residui solidi passano per il canale che si forma tra la girante e il corpo pompa. Nelle pompe con girante arretrata tipo Vortex, la girante è staccata dal piano di rasamento del corpo pompa. Ciò significa che tutti i residui solidi passano per il canale che si forma tra la girante e la bocca d'aspirazione. Il diametro del canale aumenta all'aumentare della taglia della pompa. Si minimizzano in questo modo i fenomeni di intasamento o di bloccaggio della girante. Nelle pompe con girante monocanale, la girante è dotata di bocca radiale, è innestata sul piano di rasamento e l'ampiezza della bocca è più grande all'aumentare della taglia della pompa. Si utilizzano quando i dislivelli da superare per giungere agli scarichi sono notevoli. Anche queste pompe utilizzano un motore in bagno d'olio che permette loro di operare per un breve periodo anche non completamente immerse nell'acqua. I modelli della serie 80-120 sono dotate di doppia tenuta meccanica, mentre le versioni 180-200 hanno una singola tenuta meccanica. In ogni caso, le tenute sono sempre in bagno d'olio. Sono pompe particolarmente indicate laddove c'è la necessità di avere una buona portata di acqua con una discreta prevalenza. Inoltre, la capacità di veicolare liquido contenente solidi fino ad un massimo di 40-45 mm fa sì che queste pompe siano utilizzate prevalentemente nel settore edile per svuotamenti di scavi, ma anche nel settore civile per svuotamenti di emergenza in caso di alluvioni. Non a caso, molte organizzazioni operanti nel settore della protezione civile utilizzano queste pompe. Le pompe sommergibili possono essere fornite sia nella versione monofase che trifase, con e senza galleggiante, e sono dotate di serie di un cavo con lunghezza 10 metri. Infine, la potenza varia da un minimo di 0,6 kW fino ad un massimo di 2,2 kW.